Ciao ciao a tutti, io sono Ferdi, buongiorno amici di The Royal Pan. Oggi parleremo del TripPad della Meteor 350 che sta girando in questi giorni per i concessionari Royal Enfield d'Italia. Io ho avuto modo di vederla. Al momento mi hanno confermato che il TripperPad non funziona, cioè la navigazione assistita tramite un collegamento Bluetooth col cellulare con l'applicazione Map di Google non funziona al momento. Questo perché questo tipo di navigazione ha bisogno appunto di un'app dedicata. Quindi per il momento noi non possiamo usarlo, penso che a breve la implementeranno pure qui da noi e io già a suo tempo ne avevo parlato e ero venuto dopo un po' di ricerche a sapere che la nuova app che era a disposizione per gli utenti indiani aveva una funzione Navigate, eppure questa app ha bisogno di una registrazione. Quindi pur avendo una Meteor, diciamo, indiana, teoricamente qui in Italia non si poteva usare perché al momento della registrazione il programma chiede la conferma tramite un codice che viene inviato via SMS e purtroppo accetta solo telefoni i prefissi indiani, quindi non è stato possibile, anche perché durante la registrazione c'è un timer che mantiene solo per 30 secondi, quindi pur avendo un telefono così, cercando di avere un collegamento con un telefono, non è stato possibile. Io non sono riuscito ad effettuare questa cosa qui. Ora in questi giorni sono usciti pure i manuali in rete. Seppure voi fate la ricerca, vedrete che troverete due manuali. Uno è per il mercato australiano, inglese e non ha nessuna indicazione al momento per quanto riguarda il TripperPad. Infatti il manuale per l'Australia, Nuova Zelanda, America e Inghilterra e pure le altre nazioni che usano l'inglese, non ci sono tutte le spiegazioni che andremo a vedere ora, in questo momento che stiamo vedendo, perché questo è il manuale che è appunto rilasciato in India. Infatti, mentre quello dedicato ai paesi extra India ha 114 pagine, quello dell'India ne ha 180. Va bene. Fatta questa piccola premessa, come vedete andiamo a vedere lo strumento principale della Meteor. Come vedete è uno strumento unico, multifunzione. Vedete qua, c'ha le funzioni, andiamo ad esaminarle. Qui c'ha l'indicazione dei livelli, sempre tramite LCD, quindi non ci aspettiamo una precisione molto avanzata. Poi qui c'è l'orologio che è inserito pure in questo strumento, poi c'è l'odometro, sarebbe il contachilometri parziale, qui abbiamo la freccia sinistra, la spia della riserva, low battery sarebbe l'indicatore di batteria scarica, poi abbiamo il sensore dell'ABS per segnalare eventuali anomalie. Qui abbiamo l'EFI, cioè il controllo dell'iniezione, abbaglianti, poi qui c'è la spia del folle, troviamo l'indicatore della freccia destra, l'indicatore delle marce, c'è un Eco Mode, Service Reminder, che ci indicherà quando sono stati raggiunti i chilometri per cui c'è bisogno di fare il tagliando, che poi sarà il concessionario ad azzerare questa spia. Andiamo poi alla prima nostra pagina. Come vedete tutte le funzioni si comandano, cioè le varie sequenze si comandano da sto tastino che vedete qui sulla parte destra. Qui è sulla parte destra, mentre sulla parte sinistra, con questa parte destra facciamo le varie sequenze del trip, se il trip è dobbiamo usare questo tasto qui nella parte destra. Allora, la sequenza è conto chilometri, trip 1, trip 2, trip 3 indica i tre contatori parziali. Se invece il trip non è abilitato, dobbiamo usare questo pulsantino sulla manopola sinistra e abbiamo il contachilometri trip 1 e trip 2.
Qui dice per resettare, per azzerare il trip si deve tenere premuto il tasto per 3 secondi. Allora, vedete qui che è la prima indicazione dove ci appare il nostro tripper pad, quello strumentino ausiliario che si trova sulla destra dello strumento principale. Allora, qui che cosa ci dice? Questo strumento, il tripper, può dare le indicazioni di navigazione e ad aiutare i guidatori per avere una guida per la sua navigazione e non c'è bisogno di utilizzare lo smartphone nelle mani. Questo device lavora una connettività Bluetooth e con la navigazione appunto della app mobile Royal Enfield ed è supportata da Google Maps. Questa funzione ci permette di vedere proprio tutte le indicazioni della nostra navigazione ed è basato su uno schermo a colori TFT e si vedranno proprio le frecce per avere una buona distinzione di dove andare. Questo display può essere settato sia per il giorno che per la notte e questa selezione si può fare dall'app. Allora, qui c'è un'altra pagina, vedete? Allora, le caratteristiche sono base per base navigazione con la prima girata e la seconda girata. La distanza, ci dà pure la distanza e l'indicazione stimata dell'arrivo. Allora, poi quando dice qua, quando si arriverà alla destinazione, il trip computer passerà automaticamente la funzione orologio. Voi potete usare la selezione giorno e notte attraverso l'app mobile, questo l'abbiamo detto. E c'è pure l'indicazione di batteria bassa. Sì, qui dà sempre delle indicazioni, è compatibile con Android e iOS. Allora, questa qui è la sequenza che noi vedremo. Allora, qui mettiamo in moto e sul trip apparirà prima il logo Royal Enfield, poi apparirà un casco arancione, ci sarà l'indicazione che funziona con Google Maps, la versione del firmware. Allora, qui abbiamo due funzioni. Se non c'è nessuna connessione Bluetooth, lui si setta in orologio. Se invece abbiamo attivato la funzione Bluetooth sul nostro telefono, apparirà sul nostro display del tripper un pin che dovremo inserire, penso, sul nostro telefono. Allora, appena avvenuta la connessione, ci sarà il casco diventerà verde e entriamo nella funzione tripper. Allora, qui dice se per caso si perde o la connessione con il telefono, il tripper farà vedere l'orologio, quindi vedremo che c'è stata qualcosa che non va perché lui si setterà di nuovo su orologio. Andiamo a vedere. Allora, le cose da fare: bisogna fare il login sulla app, vedere tutti i dettagli della registrazione. La registrazione si farà una sola volta, poi ci sarà una finestra di navigazione, la location, ci sarà un'indicazione di posizione, il Bluetooth, il servizio di Bluetooth deve essere abilitati, devono avere una buona quantità di batteria. Poi c'è il collegamento, modo collegamento, selezionare il device, che penso che uscirà sul telefono, e digitare le 6 cifre della password che vediamo nel tripper. Allora, come prima funzione, come abbiamo detto, il tripper si collegherà con il telefono e solo in questo modo noi possiamo usare la navigazione. Poi avremo il nostro casco, diventerà verde e la connessione Bluetooth è stata completata. Si mette la destinazione e incomincerà la navigazione. E poi dobbiamo cliccare sulla app avvia navigazione. Io direi, visto che le istruzioni sono lunghe e dettagliate, io direi di finire qua. Date leggere una leggera occhiata alle schermate e poi eventualmente, se avete bisogno, potete anche bloccare
sull'immagine e vedere tranquillamente le istruzioni. Comunque queste sono tutte le istruzioni che appaiono sul nostro tripper pad e possiamo avere un'idea di quello che può succedere. Come vi ho detto, sempre c'è una posizione diurna e notturna con tutte le varie svolte. Possiamo avere tranquillamente una visuale completa di tutto quanto la nostra navigazione, con l'immagine pure della bussola, vedete, e le curve a destra, le confluenze, quindi molto molto dettagliata. Va bene, allora io direi che abbiamo finito. Possibile eventualità è quella lì che sappiamo benissimo che questo tipo di navigazione con il telefono assorbe molta energia, però abbiamo a disposizione questa presa USB in cui possiamo caricare il nostro telefono. Bene, questo è quanto posso dirvi a quel momento sulla navigazione col TripperPad. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Un ciao ciao da Ferdi. Ciao.